braccia quando fai il salto. È inutile fare il salto se non lavori bene con le braccia. Ok, stop, grazie. Allora, non è male ragazzi, non è semplice questo esercizio. Però è importante 2 o 3 cose da dire. Uno, che se io avessi chiesto subito di fare questo, nessuno ci sarebbe riuscito, o addirittura cambiare senso di rotazione, perché è troppo, no? Allora, quando c'è un'abilità complicata, difficile, complessa, il segreto è divide et impera. Segmenti piccoli. È così che si monta uno spettacolo. Uno spettacolo è un punto d'arrivo, il risultato di un montaggio, ma prima c'è la scomposizione. Quindi scomponi e ogni frammento ha un suo nome, stazione Ostiense, e ha una fermata, un punto, vi dovete fermare, e ogni punto ha una forma fisica precisa. Dovete benedire la scomodità della scapola dietro, beneditela, perché grazie a questa scapola, Alda, che dopo riesci a coordinare anche l'altro braccio senza fermarti mai. Perché? Perché se io continuo, e anche qui c'è il tiraggio delle braccia su una stessa linea, qui stiamo a San Pietro, giusto? Se io continuo e comincio ad andare più veloce e continuo a tirare nelle stazioni, mettermi precisamente nella posizione fisica scomoda, questo mi garantisce una percezione della giustezza di quello che sto facendo e mi posso permettere di aumentare le velocità. Non devo controllare più ogni volta, il mio corpo mi dà delle informazioni velocissime. Ti fa male? Vuol dire che va bene. Stai scomodo con la scapola? Vai avanti così. La scapola te la sei persa? Non la senti più? La devi sentire la scapola che fatica. Quindi, per riuscire ad arrivare alla coordinazione di 2 parti del corpo, vedete che un braccio va in un senso di rotazione e l'altro braccio va nell'altro senso di rotazione. Insieme è difficile coordinarle queste 2 cose. Il segreto qual è? L'ampiezza del movimento. Se io accenno piccolo piccolo, dopo 5 secondi mi sono perso. L'ampiezza del movimento garantisce una percezione fisica perché la scapola lavora e tu senti che lavora anche quando l'attenzione del cervello può dedicarsi ad un'altra parte del corpo, magari a preparare il salto. Io posso concentrarmi sulle gambe che devono prepararsi per fare un salto, perché posso dedicare il 5% della mia attenzione al braccio. Perché? Perché il mio corpo sta andando, tra virgolette, quasi da sé. Ho creato quasi un automatismo. Allora in questo senso la meccanica è d'aiuto. La meccanica è necessaria, perché se dovessimo stare sempre a controllare tutto quello che facciamo, diventeremo pazzi, ci bloccheremmo dopo un istante. Non riusciremo a fare più niente, a scrivere la diteggiatura sulla tastiera del computer. Sono cose che a camminare. Non siamo nati sapendo camminare. Eppure adesso possiamo parlare, rispondere, mentre parlo ormai la gente cammina e digita sul cellulare, attraversa la strada digitando il cellulare. Vedete quante cose coordiniamo insieme, anche pericolosamente, devo dire. È molto pericoloso, però è una cosa che possiamo fare perché si è instaurata una meccanica. La meccanica è una gran cosa, però è molto pericolosa, perché se rimane solo meccanica sei morto. Parleremo del BIOS, che dobbiamo unire alla meccanica, perché dobbiamo trovare questo equilibrio. Il BIOS è quello che avviene fuori di noi, l'imprevisto è il BIOS. La macchina che attraversa la strada mentre io sto attraversando digitando sullo smartphone, cammino, digito, penso a cosa devo scrivere, so 3 file aperti, ma c'è il BIOS, le macchine che passano e io l'attenzione la devo lasciare a quello, alla vita vera, quella è la vita vera, il resto è meccanica. Se no vado a finire sotto una macchina.
Se no la scena non viene bene oggi se non mi lascio decidere dagli imprevisti, dal cellulare che squilla in platea dello spettatore, dal partner di scena che oggi è moscio, dal fatto che ho preso una papera e ho perso il filo delle battute da dire. Quello è BIOS, succede, avviene. La meccanica ti può aiutare a riprendere il filo, ma devi comprendere l'imprevisto. Allora, questo è un equilibrio tra BIOS e meccanica, anche per intenderci su sta parola, biomeccanica. Ritornando a noi, per coordinare due meccaniche diverse, perché a questo punto l'abbiamo fatte diventare meccaniche, fermandoci nei segmenti piccoli, ci siamo fermati e ripetuto tante volte finché non è diventato quasi una meccanica, un automatismo. Ecco che l'abbiamo trasformato in una meccanica. Quando abbiamo meccaniche fisiche e mentali, perché il corpo ci sta a quel punto, perché sa che quella è stazione Trastevere, sa che quella è stazione Ostiense e così via, no? A quel punto il corpo va da sé e c'è una memoria del corpo, che prima chiamavo rimembranza, no? Rimembrarsi le cose. Il corpo rimembra e allora io posso dividere l'attenzione, dedicare l'attenzione della mente ad un'altra cosa, prepararmi a fare il salto mentre le braccia continuano ad andare. Ma se non lavoro con la scapola ampia mi perdo. La memoria del corpo, l'automatismo del corpo funziona se io sono preciso ed esatto e passo per quella scomodità. Se io sento quello che vorrebbe il corpo, cioè riposarsi, non posso fare teatro, non posso fare sicuramente teatro, ma non posso nemmeno provare a attraversare la strada digitando lo smartphone. Non so se mi seguite, questo vale anche per la vita. Se ci andiamo affrontiamo un'abilità difficile, complessa come quella di digitare una cosa, attraversare la strada e pensare a quello che dobbiamo scrivere, camminare, perché ripeto non siamo nati che sapendo camminare, magari ci sta pure il terreno bagnato perché è piovuto, non posso tenere tutti questi file aperti, coordinarli se non lavoro in maniera precisa. Tra l'altro mi complico la vita perché digito una lettera per un'altra, quindi devo essere preciso, soprattutto nei momenti critici. Ma ritorniamo a noi. Non possiamo coordinare parti diverse del corpo se non lavoriamo in maniera ampia. E l'altro segreto per coordinare due parti diverse del corpo è il ritmo. E dove sta il ritmo in che parte del corpo? Prima abbiamo detto? Sì, dico Paolo. Nelle gambe. Vi ricordate che a un certo punto ho detto quando ci piegavamo giù con le ginocchia, là ci stava il ritmo. Questo ci aiuta a organizzare il movimento. Come nello spirituale, i raccoglitori di cotone cantavano, oh, Issa, i marinai. Serve a organizzare il movimento, il ritmo. Il ritmo, rifatelo un'altra volta, il ritmo è nelle ginocchia e non perdete la scapola che lavora dietro, tirate le braccia lunghe.